Sapete, bazzico su internet all'incirca dai primi del 2000, quando ancora avevo 4-5 anni, e seguivo comunque attivamente diverse board, diversi forum, anche grazie all'aiuto dei miei genitori che mi accompagnavano accanto a me. E sin da allora mi è sempre sembrato molto interessante andare a vedere che cosa pensasse la gente di una determinata cosa che mi piaceva, che mi stava a cuore. Ovviamente non faceva eccezione anche il nostro amato Crash Bandicoot, che però nel corso degli anni ha sempre subito una sorta di cambiamento nell'opinione popolare della gente, soprattutto legato alla difficoltà. Quindi, a conti fatti, facciamoci questa domanda e togliamoci il dente che duole. Crash Bandicoot è davvero il Dark Souls dei platform? O siamo semplicemente noi a non saper più giocare? Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. E si sa, nel dibattito contemporaneo dei videogiochi, pochi termini vengono utilizzati con tanta leggerezza quanto la parola difficile. Difficile, caspita! Addirittura su questa parola ci hanno creato un game design. Nel caso di Crash Bandicoot questa parola è tornata con forza al centro della discussione soprattutto negli ultimi anni, complice l'uscita di Crash N. Trilogy e di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Per alcuni infatti la serie sarebbe diventata incredibilmente così dal nulla brutale, al punto da essere definito, come ho detto poc'anzi, il Dark Souls dei platform. Per altri invece questa etichetta non è altro che il sintomo di un cambiamento più profondo nel modo in cui oggi si affrontano i videogiochi stessi. Una prima distinzione fondamentale riguarda il concetto stesso della parola difficoltà. Nella maggior parte dei capitoli di Crash Bandicoot portare a termine i livelli e arrivare ai titoli di coda non rappresenta un ostacolo insormontabile. La vera sfida emerge piuttosto quando si deve affrontare un altro mondo, quello del completismo. Gemme, reliquie, casse nascoste che ti consentono di avere gemme chiare, livelli bonus e, nei capitoli più recenti, sfide aggiuntive per mettere alla prova la memoria, la precisione e la costanza, come nei livelli flashback di Crash Bandicoot 4. È in questo contesto che molti giocatori collocano la durezza della serie, più che nella sua esperienza di base. Facciamo un esempio emblematico: Crash 1. Il primo Crash Bandicoot infatti è spesso additato come esempio emblematico. Alcuni livelli presentano problemi di prospettiva, piattaforme strette e un sistema di salvataggio che, soprattutto nella versione originale, non lasciava molto margine di errore. Allo stesso tempo però il game design, il gioco stesso, era strutturato per premiare la ripetizione. Più si rigiocava un livello, più diventava leggibile, prevedibile e quindi gestibile. Una difficoltà che non nasceva tanto dall'imprevedibilità quanto dall'apprendimento graduale delle sue regole. Questo è game design, un game design fatto veramente bene. Il problema però poi arriva con un altro Crash 1, quello remake, quello di N. Trilogy. E infatti con i remake usciti nel 2017 questa percezione è stata alterata. Pur introducendo miglioramenti evidenti in termini di quality of life, come checkpoint più generosi, alcune modifiche tecniche, come il frame rate più elevato e controlli più sensibili, oltre che a delle hitbox e alla gravità totalmente diverse dall'originale, diverse e peggiori, tutto questo grande malloppone ha cambiato il feeling, la sensazione del salto e del movimento. Per i nuovi giocatori questo può tradursi in una curva di apprendimento più ripida. Per i veterani invece, che giocano a Crash Vita Natural Durante da ormai 30 anni, il risultato è una sensazione di difficoltà accentuata, che non sempre era presente nella stessa forma nei titoli originali. Se ad oggi si parla tanto del cavolo di ponte, è perché nei remake è fatto male, non perché nell'originale fosse difficile, anzi al contrario. E qui apro una piccola parentesi per i due sequel, Crash 2 e Crash 3. Nel caso di Crash 2 e Crash 3, il game design si sviluppa ancora di più rispetto a Crash 1 sulla ripetizione. Fateci caso.
Porto in esame specialmente Crash Bandicoot 3. Vuoi fare il gioco in modalità facile? Ti raccogli semplicemente i cristalli in tutti i livelli e hai finito. Vuoi fare il gioco a difficoltà media? Cristalli più gemme, colorate e non. Vuoi fare il gioco come Cristo comanda, quindi in modalità difficile? Gemme, cristalli e reliquie. Ma una volta che comunque sarai al punto delle reliquie, conoscerai i livelli a menadito, perché hai già raccolto le gemme ed i cristalli. Questo è uno studio del game design perfetto. Il tutorial stesso non era scritto, era giocabile. E questa era la cosa più interessante dei titoli. Una curva di apprendimento che era sempre graduale. Non c'era mai un livello troppo difficile di punto in bianco. I giochi si sviluppavano in difficoltà a piccoli passi proprio davanti a te. Ed è per questo che tu dal primo livello all'ultimo sei un giocatore totalmente differente. Chiaramente questo discorso si può fare anche con l'ira di Cortex, con Crash XS, con Crash Entranced, con tutti i giochi che hanno la formula che è stata presa da Crash 2 e poi evoluta ancora di più in Crash Bandicoot 3. Arriviamo però poi ad un gioco tra i più recenti che prende questa meccanica, la stravolge a modo suo, ma rimanendo sempre uguale. Crash 4. Il tanto vituperato Crash 4. Il caso di Crash Bandicoot 4 It's About Time è infatti molto più complesso. Qui la difficoltà non è solo una conseguenza del design ereditato, ma una scelta consapevolmente cattiva. Questo gioco è come la rucola per Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma che la rucola è infida e bastarda, chi si pianta qua, I livelli sono più lunghi, più densi e spesso costruiti come vere e proprie prove di resistenza, in cui l'attenzione richiesta non deve calare mai. E Crash, prima di Crash 4, non è mai stato così. Anche gli elementi pensati tradizionalmente come momenti di pausa o di relax, come i livelli bonus, diventano elaborati e impegnativi. In questo senso il gioco sposta l'equilibrio, non si limita ad aggiungere sfide opzionali, piuttosto rende la tensione costante parte integrante dell'esperienza. Questo approccio entra inevitabilmente in conflitto con le aspettative di parte di un pubblico moderno. Negli ultimi 2 decenni le produzioni videoludiche per la maggiore si sono spostati verso esperienze e produzioni più accessibili, spesso costruite attorno a checkpoint frequenti, assistenze automatiche ed un ritmo che privilegia la spettacolarità piuttosto che alla precisione. Vi porto un esempio stupido quanto banale: gli Uncharted, che nonostante siano degli action adventure hanno comunque alla base una solida natura platforming. Ma ho detto un nome qualsiasi, potrei dirne tanti altri. In questo contesto, un platform che richiede pianificazione, memoria e controllo dei tempi può risultare spiazzante, soprattutto per chi non ha una familiarità costante del genere. C'è poi una dimensione culturale da considerare. I giochi degli anni 90 nascevano in un'epoca in cui la difficoltà era spesso legata alla progressione stessa. Fateci caso, un'eredità diretta delle sale giochi. Fallire faceva parte del percorso, così come ripetere una sezione decine e decine di volte. E di pazienza i giocatori ne avevano a bizzeffe. Oggi invece la fruizione videoludica è più varia ed inclusiva e la tolleranza alla frustrazione è generalmente molto più bassa. Da qui nasce quel grande strano divario tra chi percepisce Crash come un platform normale e chi invece lo vive come un'esperienza totalmente punitiva. Perché, a conti fatti, definire Crash Bandicoot come una serie o troppo difficile o facile rischia di essere una semplificazione. La difficoltà varia enormemente a seconda dell'obiettivo del giocatore, del capitolo preso in esame e del contesto storico in cui viene affrontato, oltre che dal giocatore stesso. Troverete persone che troveranno molto facile giocare Crash 2 e Crash 3 ma che poi si ritrovano totalmente annichiliti dai mutanti in Crash of the Titans in versione distruttiva. Troverete persone che avranno molta facilità a completare al 100% Crash Bash rispetto a Crash 1 e queste persone qua molto probabilmente hanno un posto in paradiso. E così via, le possibilità sono infinite. Completare un livello e completare un gioco al 100% sono due esperienze profondamente diverse e confonderle porta a giudizi estremi che poco aiutano a comprendere il design della serie in sé.
C'è anche da dire che il meme di Crash come Dark Souls dei platform è partito proprio da chi giocava il titolo per la prima volta, visto che l'Ancient Trilogy è stata acquistata da molti giocatori che non avevano niente a che spartire con la serie. Quante volte ci è capitato di vedere uno youtuber dire "Ah sì, Crash, il gioco della mia infanzia", nel periodo dell'uscita di Crash Insane Trilogy, e poi vederlo morire anche con un banale papu papu. O addirittura, e non faccio nomi per evitare flame, chiedere in live che cosa significasse fare la giravolta e quali casse bisognasse colpire. Alla faccia del gioco della tua infanzia, lo hai giocato mentre eri ancora nel grembo di tua mamma? Non ne ho idea. La serie di Crash nasce come una serie di giochi che sì, sono difficili, ma che sono figli di quegli anni in cui praticamente tutti quanti eravamo abituati a ben altra caratura di difficoltà e che guardavamo più game over del gioco stesso. Oggi questa cosa non è più consentita, non è più contemplata. Quindi, più che un problema di skills o di nostalgia, il dibattito su Crash Bandicoot facile o difficile riflette un cambiamento nel rapporto tra videogiocatore e videogioco stesso, tra ieri e oggi. Anche perché di giochi dell'epoca molto più difficili ce ne sono, basti pensare a questo, a quest'altro o a quest'altro qua. La serie di Crash non è che è diventata improvvisamente impossibile, è rimasta fedele ad una filosofia che oggi appare meno comune, ed è forse proprio questa coerenza, nel bene e nel male, a renderla ancora oggi oggetto di discussione. E poi, Crash Bandicoot è molto meglio di Dark Souls, almeno non è così buggato. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Ditemi voi che cosa ne pensate. Crash Bandicoot è davvero difficile o sono le persone che hanno perso l'uso delle mani? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e instauriamo una bella discussione. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi e per sempre viva Dark Souls, il Crash Bandicoot dei Souls-like. I miei giochi sono più difficili. Bitch please, mi sdoppio pure per essere più difficile. Questi cretini non sanno di che cosa parlano.